Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Per chi mi segue su Instagram, diciamo che già è informato, già sa che cosa è successo, perché questo sabato sono andato a girare con Ettorina, ovviamente, e mi sono lanciato. E quando dico mi sono lanciato non intendo una scivolatina, ma proprio che mi sono lanciato per l'aria, perché ho fatto un high side. Parecchia gente mi ha scritto su Instagram e mi ha detto che cos'è un high side. Sono rimasto un po' sconcertato, però poi pensandoci ho detto ok, c'è gente che magari non guarda la MotoGP o non è così ferrata, e quindi un high side è, cerco di mettervene uno simile a quello che ho fatto io. E siccome sono semi in ferie non stavo a registrare nulla, perché mi volevo godere la giornata appieno, perché sembra una cavolata, ma anche soltanto sta lì col pensiero, la telecamera e quello che di e come dirlo e quando scendo da registrare. No, volevo stare spensierato, godermi la pistata. Ma a quanto pare quando uno non registra succede di tutto. Super fomentato per le mie 4 orette a valle, per le nuove Super Corsa SC1, nuove appena montate. Iniziamo a girare, inizio a divertirmi, però non riesco a guidarla come voglio. Questo perché utilizzo delle Dunlop D212/13 che hanno una carcassa molto più rigida rispetto alle Super Corsa, e infatti lavorano anche con pressioni più basse, e quando si cambiano le gomme dobbiamo cambiare anche il settaggio. Dopo un paio di turni che cercavo di trovare il settaggio, il feeling, non ci riuscivo, mi sono fatto consigliare. Abbiamo sistemato le sospensioni insieme a un'altra persona, mi dice effettivamente che quel tipo di sospensioni come era settata non andava bene per le Super Corsa, e cerchiamo di trovare la giusta quadra. Prendo, rientro, mi faccio 3 giri, quindi gomme abbastanza calde tecnicamente, anche perché stava a girare così per scaldarli sul passo del 52, finché arriva la Campagnana. Adesso vi lascio qui l'immagine della curva, così almeno riuscite a capire bene mentre io vi spiego. Arriviamo alla Campagnana, stacco, ci inseriamo, stessa identica traiettoria di sempre, non è che la cambio, riappoggio il gas e piano piano glielo ridiamo. Non ho fatto manate di gas strane, semplicemente siccome sentivo le sospensioni bene, finalmente riuscivo a chiudere queste cavolo di curve, ne do un pelino di più, quindi vado ad aprire un pochino di più il gas, gliene do finché il dietro, senza avvisaglie, senza dirmi oh, io mi scompongo un pochettino, mi sto ribellando come bomba dentro montagna, prende. E la situazione è stata questa, stavo così, uno attaccato davanti perché ho detto facciamo un po' di bagaglio, stiamo divertendo, la situazione è stata questa. E qua, quando mi sono trovato con la moto completamente di traverso, ho detto devo andare per terra. Invece, che cosa succede? Me ne sei accorto presto. Me ne sono accorto presto. Ma aspetta, perché poi non è. Cosa succede? Che prende e vedo che si rimette dritto. Ho detto oh! E qui l'abbiamo salvata. E qui il traction control ci ha messo una pezza. Come sono contento. Si rimette dritta, al che invece mi spara per aria. Da lì, non lo so, io ho fatto praticamente 1,5 secondi, penso, 2 secondi di volo che sono durati un'eternità. Atterro, l'impatto iniziale lo prende il corpo, il fianco sinistro, e comincio a rotolare. Quindi prendo sta quantità non definita di botte e mi fermo in mezzo al prato. L'unica cosa che capisco è che vedo cielo terra, finché non mi sono fermato. Mi controllo, vedo che ho tutto quanto attaccato, dico ok, siamo vivi, perché ho avuto abbastanza un bel po' di paura, e noto che mi è partito lo stivale destro, quindi gli ultimi rotolamenti se siamo fatti senza stivale, e infatti mi sono fatto abbastanza male, sia per quello che concerne botte, sia per quello che concerne ferite al piede. Perché mi è partito lo stivale? Andiamo a guardare l'abbigliamento. Partiamo dal casco, che devo aver ballato la break dance mentre scivolavo, perché già evidentemente in una delle svariate capriole che ho fatto devo aver fatto di questo con la testa sull'asfalto. Ma lo facciamo sistemare, perché la botta principale l'ha presa la visiera, il resto sono tutti graffi, non ha preso l'impatto forte. Stivali, il sinistro ha tenuto bene, ci ha fatto prendere soltanto qualche bottarella a piede che già ci faceva male. Il destro perché si è sfilato, ecco qua perché la cerniera si è strappata e è diventata praticamente dritta, poi di conseguenza si è aperto lo stretch e ce lo siamo perso. Vabbè, l'importante è che le botte iniziali ce le ha risparmiate, e per fortuna ci si è tolto soltanto alla fine. I guanti sono stati
fantastici, non mi sono fatto nulla alle mani, nulla, zero, né un dolore, né una grattatina, né scoriazione, niente. Si sono presi tutte quante le botte loro, si sono ovviamente rovinati ovunque e nulla, posso soltanto ringraziare XL Moto che ci ha spedito questi Speedy Carbon Track e almeno le mani ce le siamo salvate. E poi c'è la tuta che si è grattata praticamente ovunque, si è rovinata, ma è inutile che va faccio vedere perché tanto vi sto a far vedere la tuta che si è rovinata. Ha fatto il suo dovere, per cui raga, mi raccomando, questa è un'ulteriore conferma che le protezioni ci devono stare e devono essere buone, e soprattutto questo mettetelo sempre. C'è sta gente che vedo entra in pista e dice no, quello no perché mi fa fastidio, non riesco a guidare bene. Se fate una side atterrate di schiena, questo vi salva la vita, per cui fate i stupidi, fate che no perché per guidare meglio oppure per spendere, questi sono 80 euro, 90 euro, una cosa del genere. Dai, no? Dammi a me, io ho questo più o meno un po' ovunque, che come ho detto ho preso comunque, ce l'ho sulle gambe, sulle ginocchia, qua sul fianco. La cosa più, diciamo che è una scocciatura è che, sapete, sono scivolato qualche mese fa, mi ero fratturato, per fortuna fratture non ne ho, però i tendini ancora erano un po' provati e infatti si vede che ho preso delle botte, delle distorsioni, adesso il piede sinistro mi rifà male un'altra volta e soprattutto il destro, che adesso ha delle ferite. Mo' è inutile che ve lo faccio vedere, chi è stato con me in live su Twitch l'ha visto proprio in diretta come sta ridotto. Stavo de terza a quasi limitatore lì. Terza limitatore quanto siamo? 170? No, di più. Vabbè, siamo intorno quasi alle 200, quindi che cosa si è fatta la moto? Perché fino adesso su Twitch ho detto che cosa mi sono fatto io, ma non vi ho mai detto che cosa si è fatta la moto. Andiamola a vedere. Metto qua seduto perché mi fa male tutto e perché non riesco a stare a piedi. Sembra un cazzo di pinguino perché cammino malissimo. Ho messo le carene vecchie, eccole qua, per fortuna. Ho detto vado in pista con quelle nuove, se scivolo. Non tutte, infatti in sto video c'è anche una morale che vi dirò alla fine. Mentre ne stavo a cambiare, siccome so pigro, soprattutto mi stufo quando sto lì che devo avvitare, ho messo le carene queste qua che dici tanto seccato, sono le prime, se faccio una scivolata sono le prime che toccano, e ho lasciato soltanto il cupolino e il parafango. Mai scelta fu più sbagliata. Si è rovinato di quelle nuove il cupolino qui, perché si è grattato e si è fatto questo graffietto, ci possiamo ritenere fortunati. Invece mi rode abbastanza per il parafango, quello verniciato nuovo, che si vede che si è incastrato con il cordolo, qualche cosa, e si è proprio strappato. Visto che si è strappato il parafango, si è portato via tutto ciò che era attaccato, perché al suo interno passano i tubi in treccia e il cavo della ruota fonica, del sensore della velocità. Poi per fortuna il paracarter ci ha salvato, eppure se si è rovinato chi se ne frega, ha fatto il suo dovere, e la pedana che si è spezzata, ma non fa niente perché già la ho. Vediamo la parte dolente, perché qui abbiamo fatto leva del freno, vabbè, non fa niente, il blocchetto di accensione si è salvato, ma la parte che insomma un po' più che mi rode è il comando del gas, perché questo qua oltretutto non è a filo ma è elettronico e come potete ben immaginare non costa poco. 6 manubrio, paraleva. Abbiamo poi ridotto un'altra volta l'ammortizzatore del sterzo, ormai sono specializzato in ammortizzatori del sterzo e basta. Per fortuna i danni, i danni a Torino sono questi qui. Quando fai una side la moto può partire in svariati modi. A me mi ha lanciato, ma lei è caduta a destra e così è rimasta, quindi bene. Grande culo. Abbiamo già praticamente ripreso tutti i pezzi, quasi. Infatti grazie agli amici di Victory che l'ho chiamato e ho fatto Mattia, qui siamo lasciati un'altra volta, ma fa ancora, che te serve? E quindi ci ha subito prontamente rispedito tutto. Li ringrazio perché siamo in estate, siamo ad agosto e soprattutto mi fanno pure risparmiare parecchio, perché ogni volta se no i pezzi quando cadi con questa so danni seri. Infatti Victory qua mi serve una collaborazione, perché se continua così mi ricompro un'altra panicata. Cazzo ridi te? Che te ridi? Victory fa una collera, non ho tanto bisogno Io credo che lo ringraziano, vanno in vacanza grazie a noi. Collaborazione lancio! E soprattutto c'è una morale. Tu dici qual è la morale? È Carpanicale. Mattia di Victory. Oh, carissimo! Ragazzi, qual è la morale? È che io mi sono messo lì a cambiare le carene perché ho detto così almeno entro in pista, se scivoli. Però mi è mancato, ho fatto 30 e non ho fatto 31. Per mia negligenza, per mia, vabbè sì, ma tanto
Te pare che... A me sto cazzo di te pare che me incula sempre. È incredibile. Non lasciate mai le cose a metà. Fate sempre, se iniziate a fare una cosa, portatela sempre a termine. Se no poi ecco, vi succede così e vi mangiate le mani perché dici ecco, sono messo lì, ho speso un'ora per cambiare le carine, potevo spendere altri 2 minutini per cambiare il cupolino, il parafango e ma adesso so problemi. Ho letto tantissimi commenti della serie stai sempre a cadere. Sono cascato 2 volte in pista, una per colpa del filler e questa penso sia colpa mia. Non so d'accordo sul dire porca miseria che sfiga che c'ho, che se sto scivolato è una serie di conseguenze. Si vede che ho aperto troppo il gas io, si vede che c'era qualcosa di sbagliato nel settaggio. Insomma, c'è sicuramente una motivazione perché fai un high side, non è qualcuno che ti dice Viella, succede. Poi ho letto cose della serie, non capisco perché devi distruggere la moto, non capisco perché dovete andare in pista e fare ste cose. Che ti spiega a fa? Se mi chiedi queste cose, se non capisci la motivazione per cui un motociclista va in pista e non si va a ammazzare la domenica per strada a tagliare il gas ma va in pista, te basta semplicemente sapere che se avevo fatto la stessa identica cosa per strada, A, erano andati sotto al burrone, B, erano andati a finire sotto al guardrail, ci stava la macchina dall'altro lato, per cui preferisco spendere e nel caso lanciarmi in pista. Poi c'è sta da spendere €1, c'è sta da spendere €1000, quelli sono problemi mia, perché uno che va in pista sa che potrebbe succedere, sa che si potrebbe fare una scivolata normale o sa che potrebbe tranquillamente spappolare la moto e dividerla a metà. Tutti quei signori professionisti da tastiera, maestri della chiacchiera, io vorrei semplicemente dire pago per correre lì e non farlo per strada, e perché voglio migliorare, e perché ogni volta che vado, no, vorrei imparare qualcosa di nuovo. Che voi mi dite non sei un pilota professionista per cui è inutile che ti spingi così o che cammini così o che fai danni, sono problemi vostri, sono problemi mia. Se mi va di farlo lo faccio, se non mi va di farlo non lo faccio, e voi non siete nessuno per dirmi quello che devo fare. E siccome io non ci ho mai avuto peli sulla lingua e Lorenzo è sempre rimasto Lorenzo su sto canale, come forma generale, come idea proprio esistenziale, fatevi i cazzi vostra. Sta chi si droga, chi beve, chi spende i propri soldi in qualsiasi ma va in discoteca, snowboard, ce ne stanno 37.000 dei modi per spendere i propri soldi. Io me lancio in sicurezza. Ieri ho visto un tonno che cantava, era una cifra intonnato.